Vorrei sottolineare un concetto fondamentale perché può essere vantaggioso assumere degli alimenti già predigeriti e purificati dalle componenti zuccherine e lipidiche, cioè adipose, grasse, e quindi essenzialmente proteici o addirittura dei precursori aminoacidici sotto forma di un pool praticamente già idrolizzato. Il vantaggio è che il nostro cibo, qualunque tipo di cibo noi andiamo ad assumere, viene inizialmente visto dal nostro corpo, dal nostro io, dal nostro essere come un corpo estraneo che noi introduciamo all'interno del nostro organismo, contro cui l'organismo stesso attiva tutta una reazione enzimatica, ma allo stesso tempo anche immunitaria, difensiva. Lo vediamo con le cellule di Kupffer macrofagiche a livello del fegato, lo vediamo a livello degli alveoli polmonari con la presenza dei macrofagi e così via, cioè di questa attività di cellule che o con caratteristiche specifiche come i macrofagi o addirittura specializzate come le cellule del sistema immunitario che ci rendono quindi sicuri contro l'ambiente esterno, i linfociti, noi capiamo bene che questo nostro organismo praticamente si difende contro gli alimenti. Quindi che cosa voglio dire con questo? Che quando noi mangiamo del cibo cosiddetto naturale, esogeno, che arriva dall'ambiente esterno, cotto o non cotto, il nostro organismo attiva una reazione da corpo estraneo. Cosa significa? È una sorta di infiammazione aspecifica che il corpo mette in campo. Quindi se io ho in quello stesso momento all'interno del mio corpo un'infezione di altra natura, in particolar modo quelle pericolose sono quelle croniche, ma lo stesso accade nelle infezioni o infiammazioni acute dove il paziente non c'ha più forza, si mette a letto, gli sale la febbre e quindi pensa solo a guarire dalla malattia, bene, dalla componente esogena, dalla noxa esogena. Il cibo quindi è come se noi attivassimo un processo infiammatorio all'interno del nostro organismo, distogliendo l'attenzione del nostro stesso organismo dalle infezioni croniche che sono presenti all'interno dello stesso. Questo per dire che cosa? Per dire che cosa? Che così come un lavoratore che lavora 24 ore al giorno, 11 mesi l'anno, ha diritto ad un mese di ferie e di riposo perché non ce la fa più, così il nostro organismo ha bisogno di un momento di pausa, di rilassamento, e se noi vogliamo far sì in quella pausa, in quel rilassamento, che il corpo si dedichi solamente a se stesso. Questo come lo fa? Smettiamo di mangiare, di introdurre cibo esogeno troppo complicato, ricco di grassi, ricco di sostanze zuccherine, di carboidrati, di coloranti e di quant'altro, e rivolgiamo la nostra attenzione ad alimenti di facile assimilazione che non impegnano più dal punto di vista digestivo il nostro organismo. Questo che cosa ci permette? Ci permette di ottenere un rapido, immediato praticamente guadagno dal punto di vista immunitario e quindi la possibilità di superare una malattia, di superare un'infezione cronica, di superare e di evitare l'insorgere di malattie tumorali. Quindi mangiare poco, impegnare poco il nostro tubo digerente e con esso il circolo ematico, fino a che poi questo porti a livello cellulare parenchimatoso, dove troverà ancora i macrofagi come sistema protettivo. Noi bene dobbiamo evitare di assimilare troppi cibi, soprattutto in eccesso, che poi il nostro corpo non solo deve combatterli come un'infiammazione specifica, ma anche difficoltà a smaltire queste tossine. Quindi il digiuno con integrazione proteica oggi rappresenta sicuramente una strategia terapeutica valida per contrastare processi infiammatori artrosici cronici legati sia al sovrappeso sia all'infiammazione che si innesca, gravi insufficienze cardiovascolari, gravi insufficienze respiratorie, in cui il paziente ripristina un quadro funzionale di benessere che si vede all'esterno, a livello cutaneo, a livello delle sclere, degli occhi, dei capelli, delle unghie e soprattutto
soprattutto a livello gastrointestinale, migliorando la funzione stessa e eliminando le tossine presenti all'interno del nostro organismo e qualunque tipo di infiammazione cronica. Ormai tutti sappiamo e siamo d'accordo che la restrizione calorica, addirittura qualcuno parla di mima digiuno, cioè un digiuno di qualche giorno, può essere la strategia migliore dal punto di vista terapeutico per far sì che il nostro organismo ponga attenzione a se stesso, eliminando tutti i fattori infiammatori cronici. Con questo spero di aver chiarito un concetto importante e risposto alla paziente che mi ha posto queste domande in privato. Grazie ancora per la vostra attenzione. Spero lo comunicate ai miei colleghi, ai vostri medici di fiducia, questi concetti che per me non sono validi, sono validissimi e devono essere dominio di tutti, non solo dei pazienti ma anche dei colleghi medici.